Tutto ciò che è il pensiero religioso fa finta esattamente come me, ma non sente neppure il bisogno di documentare ciò che dice in funzione di ciò che c'è scritto. Perché si ritiene autore di una verità, si ritiene autore, possessore di una verità che possiede a priori, che possiede per il suo magistero. E quindi non sente neanche il bisogno di documentarla, al punto che dice: ma se io te la dimostrassi non sarebbe più fede, quindi non avrebbe più valore. Guardi, è un gioco stupendo, è un gioco stupendo. Io non lo faccio. Io dico, faccio finta che ciò che leggo sia vero e provo a raccontarvi ciò che mi pare di leggere in quei testi. Dico, poi io non so dove stia la verità. Dico che se però faccio finta che ciò che leggo sia vero, mi viene fuori un mosaico che ha un senso. Avere un senso non vuol dire necessariamente essere vero, perché una teoria può avere un senso anche senza essere vera, ovviamente, però ha un senso e di sicuro ha molto più senso di ciò che ci viene raccontato. Allora, vediamo di rispondere in sintesi alla prima domanda, facendo finta che questi Elohim, così come ci raccontano i popoli di tutti i continenti della Terra, fossero individui arrivati da un'altra parte, come ci racconta anche la tradizione ebraica. Ci sono dei rabbini che lo dicono chiaramente, si vedono, penso ad Aryeh Ben Nun, penso a Lightman, eccetera, che lo dicono chiaramente. Se si arriva da un'altra parte non si è a casa propria e significa non poter disporre di tutto ciò di cui si dispone a casa propria. Le faccio un esempio: se noi paracadutiamo o portiamo con degli elicotteri Renzo Piano in mezzo alle tribù della Papua Nuova Guinea e poi ci torniamo dopo 50 anni, non è che ci troviamo dei grattacieli in acciaio e plexiglass. Troveremo semmai delle capanne molto ben fatte, a più piani, eccetera, ma sempre fatte con ciò che ha trovato lì. Ora, in sintesi, se io devo costruire delle macchine, ne devo costruire tante, queste macchine si rompono, devo avere i pezzi di ricambio, devo avere tutta una tecnologia per. Se io mi fabbrico degli schiavi nei confronti dei quali ho un solo obbligo, dargli da mangiare, qui ci sarebbe da fare un discorso sulla nutrizione che è stupendo, su che cosa hanno elaborato per dar da mangiare a quegli individui, proprio degli alimenti che non sono fatti per i cacciatori che mangiano ogni 2 o 3 giorni quando trovano, ma per individui che devono lavorare molte ore al giorno e che hanno bisogno di un apporto calorico di un certo tipo, eccetera. Allora io cosa faccio? Mi fabbrico degli schiavi di cui non mi importa nulla, perché quando uno schiavo si rompe lo butto via, perché non mi costa un centesimo, non devo fare nulla e quegli schiavi si moltiplicano da soli per conto loro. È la scelta dal punto di vista economico più intelligente che potessero fare e l'hanno fatto. L'altro discorso è un discorso molto complesso. Lei si riferisce giustamente al fatto che il sistema finanziario che ci governa è quello chiaramente descritto nella Bibbia, cioè quello del debito credito, e su questo non ci sono dubbi. Il discorso però è molto complesso perché bisogna vedere se quelli che lo hanno applicato nei secoli sono veramente i discendenti di quelli là o non sono altri che si sono appropriati di quella indicazione lì, si sono appropriati di quella discendenza e la stanno imponendo. Ma questo è un discorso molto delicato che magari prima o poi farò anche, ma lo voglio fare in modo molto documentato. Ha fatto vedere un'immagine, forse si trattava della tomba di Ramses IX, magari si può spiegare di cosa trattasse questa immagine. E la domanda invece, ho avuto sempre questa domanda che non riesco a dare una spiegazione. Io avrei bisogno del suo parere personale riguardo. Io ne ho tante domande alle quali non riesco ancora a darmi una spiegazione, quindi non si preoccupi. Riguarda la creazione del primo giorno e il quarto giorno, riguardo che il primo giorno ha diviso luce e tenebre e nel quarto giorno ha creato il sole, e quindi è una domanda che pone automaticamente come possibile una cosa classica. La prima domanda relativa a queste immagini che ho fatto vedere, che tornerò a far vedere, scattata nella tomba di Ramses IX, e dove si vede chiaramente uno vestito in un certo modo che ha in testa un casco, ma non è un'interpretazione. Cioè se lei mette quell'immagine lì e mette a fianco il casco di Valentino Rossi, sono uguali. Ed ha tra l'altro un collare rinforzato su questo lungo mantello che gli copre tutto. L'ho presentata in relazione
ha una descrizione biblica che dice che i sacerdoti che entravano dentro la parte più interna dove avvenivano del Tempio, dove c'era l'Arca dell'Alleanza, dove quindi avvenivano cose molto pericolose, i sacerdoti dovevano essere vestiti in un certo modo e avere questo mantello che doveva essere rinforzato sul collo perché non si doveva lacerare. Poi dovevano avere una copertura sul capo con delle lamine, eccetera. E quindi ho detto, vabbè, questa sembra la classica rappresentazione di uno che entra in un posto a rischio, ok? Per questo dicevo prima che certe cose non le voglio più sentire, cioè non ho più voglia di sentirle spiegare dagli egittologi, ma le voglio sentire spiegare dagli scienziati, dai genetisti, dai biologi, dagli ingegneri, dai fisici. Ho fatto anche vedere la fotografia di che cosa succede a delle particelle subatomiche che entrano nella piramide di Cheope, dicendo che tutte le notti lì dentro ci sono delle equipe di fisici, a marzo c'erano giapponesi e australiani, che mettono delle lastre per fotografare ciò che avviene alle particelle subatomiche che arrivano dal cosmo e entrano dentro la piramide di Cheope, della quale gli egittologi continuano a dirci che era una tomba funeraria. Tant'è che i fisici vanno a vedere che cosa succede alle particelle subatomiche e ho fatto vedere la fotografia, una di queste fotografie, che è straordinaria. Quindi lì ho fatto vedere quella roba lì della tomba di Ramses IX. E quindi è per questo che dico voglio avere spiegazioni da altri, perché ormai le spiegazioni... Abito rituale. Cioè, perché uno si mette un casco? Perché uno si mette un casco? Per parlare con un Dio, perché si mette un casco? Per entrare nel tempio di un Dio, perché si deve mettere un casco? Con visiera? Non esiste. Ho bisogno di spiegazioni di scienziati, uomini di scienza. La seconda, primo giorno e quarto giorno. Anche qui sintesi. Si parla ovviamente di sistemi di illuminazione diversi. Nel primo giorno si parla chiaramente di sistemi di illuminazione artificiale. Per distinguere, siccome lì hanno impiantato un laboratorio sperimentale nel quale coltivavano in modo sperimentale e lì hanno messo gli Adam, non l'Homo sapiens, gli Adamiti, che come spiego nelle conferenze si chiamavano Adam Afar, che viene tradotto fece l'Adam con la polvere della terra. No. Nella Bibbia non c'è scritto fece l'Adam con la polvere, fece l'Adam Afar, cioè ha fatto l'Adam terra e l'ha messo lì a lavorare. E non è interpretazione, non c'è con, non c'è. E se non c'è, non bisogna inserirlo. Quella è una definizione. Quindi lì dentro c'era un sistema di illuminazione artificiale. Se lei prende la Bibbia edita dalla Giuntina, curata dal rabbino Dario Disegni, sotto c'è scritto, proprio nel primo giorno, qui evidentemente non si fa riferimento alla illuminazione naturale. Quindi era artificiale. Cioè hanno impiantato e lì ci hanno descritto e ci parlano anche dell'acqua che arriva dal di sotto, che non c'era nessuno ad irrigare, cioè ci stanno descrivendo l'attivazione di un laboratorio sperimentale per produrre cibo per i loro lavoratori, ok? Quindi non c'è contraddizione. Parlano di due sistemi di illuminazione diversi, tant'è che il rabbino Aryeh Ben Nun dice per esempio che la vita prima era in un altro sistema solare a luce fredda, poi è stata impacchettata come una conserva e portata qui. Rabbino Aryeh Ben Nun, che tra l'altro mi ha scritto 2 mail, perché qualcuno nell'intento di mettermelo contro, perché poi questa era la realtà, perché l'hanno fatto con tutti gli autori che cito, gli scrivono per dire guardi che c'è Biglino che la usa per mettermeli contro, e invece lui mi ha scritto, mi ha ringraziato per averlo citato, mi ha nominato una persona degli Stati Uniti e mi ha detto guardi che la chiamerà questa persona perché ciò che lei dice deve essere diffuso in America. Quindi per cortesia quando le scriverà questa persona lei gli risponda. Ecco, Rabbino Aryeh Ben Nun dice questo, la vita era da un'altra parte, sistema solare a luce fredda, quindi probabilmente stava morendo, e quindi è stata impacchettata come una conserva e portata qui. La prima luce che Dio ci diede non è accecante. La gente la può guardare direttamente alla fonte come se fosse il sole e non si accecano. È una luce fredda. Quando Dio ha creato questo mondo, dopo 310 mondi che ha creato nei suoi cieli, nei 7 cieli, quando ha creato questo mondo, ha creato anche degli animali, che li conosciamo come dinosauri, eccetera, eccetera, in questo mondo con questa luce fredda da Lui. Dopo Dio ha imballato la terra come se fosse una conserva, l'ha trasportata su questa galassia intorno al Sole. Il Sole invece
Yehior, Vayehior, sia luce, e luce fu, e la seconda luce che è calore. Calore, gli animali, tutti quegli animali che erano sopra da lui con la prima luce fredda, che non erano così sviluppati, ma per fare i bimbi mettevano le uova, con il calore del sole sono asciugati, sono spariti. È semplice. Ma questa luce bella, fredda e forte, molta gente l'ha vista, che dice: io stavo per morire, sono entrato in un tunnel, arrivato alla fine del tunnel c'era una luce fortissima che l'ho guardata direttamente e non mi bruciava gli occhi. Solo ad integrazione una curiosità piccolissima su questo discorso dei primi giorni della creazione. L'anno scorso, proprio in questi giorni, presentavo a Catanzaro un paper tratto dal nostro libro in un altro convegno che si occupava di diritto e letteratura. Io consideravo la Bibbia un testo di letteratura estremamente interessante sul quale appunto ho proposto un intervento. Ho parlato a quattro occhi con un mio collega francese che si chiama Jacques Gilbert, che è professore di letteratura generale comparata nella facoltà di lingue e civilizzazioni straniere all'Università di Nantes, e mi ha detto: ma sai che quello che voi avete scritto è davvero interessante, perché io lo sostengo da sempre, che la creazione, i primi giorni della Genesi, non sono descrittivi del racconto di come è venuto fuori il mondo in assoluto, cioè prima c'era il nulla e poi improvvisamente c'è il mondo. Ma dice: ma io anche ai miei studenti racconto che quello è un esempio letterario estremamente abile, estremamente accattivante, affascinante e interessante di come un certo gruppo di donne e uomini hanno raccontato il primo, secondo, terzo, settimo giorno della storia che li riguarda, non della storia universale, non di quello che è accaduto prima, il primo, il secondo, il terzo giorno della storia che ha cambiato le loro vite. Sì, volevo solo chiusare con questo. Cioè, infatti, in principio, è proprio in principio della storia che vi stiamo per raccontare. Cioè, questa storia che vi raccontiamo è cominciata così, ma non è la storia dell'universo, è la storia del popolo di Israele. Non degli ebrei, della famiglia di Giacobbe. È un po' come uno scrivesse la sua autobiografia e dicesse: tutto iniziò con, ma nessuno di noi pensa che il tutto iniziò con si riferisca all'origine dell'universo. Ma per tutti noi è chiaro che il tutto iniziò con è relativo alla vita di quell'autore lì, ma è talmente evidente. Ma nella Bibbia è esattamente la stessa cosa. Proprio, grazie Lorena per avermi ricordato questo, proprio come dice questo docente francese. La storia che vi stiamo per raccontare è cominciata così. Sono arrivati quelli lì, hanno cominciato a fare quelle robe lì e così via. Dunque, per soddisfare tutte le vostre curiosità servirebbe un tempo biblico, è il caso di dire, ma ci sono anche i tempi di parolario e ne va della mia gola, che me la tagliano, quindi devo solo ringraziare Mauro Biglino, Lorena Forni, la Fondazione Volta e tutti voi. Buonasera, grazie. Grazie. Grazie a voi.